Ciao ragazzuoli, come state? Bentornati sul canale. Innanzitutto vi volevo ringraziare veramente tanto perché ho ricevuto una marea di complimenti sia sotto nei commenti che come messaggi privati, quindi grazie. Ok, andiamo a noi. Oggi voglio portarvi il mio contributo per quanto riguarda una piccola recensione sul Fanatec CSL DD 8 Nm. Per chi non lo sapesse, il CSL DD è il direct drive, diciamo, entry level del marchio Fanatec. Esistono due tagli di potenza, 5 Nm al prezzo di 349 euro e 8 Nm, che è quello che possiedo, a 499 euro. Sostanzialmente la differenza sta solo nell'alimentatore. Quindi qualora abbiate già acquistato il 5 Nm potete fare l'upgrade comprando l'alimentatore Boost Kit per aumentare la potenza fino a 8 Nm. A prima vista la base è veramente piccola e compatta e non è neanche male esteticamente, considerato il fatto che è stata progettata senza ventole e quindi anche seguendo questo vincolo. Infatti saranno le alette di raffreddamento che dissiperanno il calore. Ok, diamo uno sguardo intorno e ci accorgiamo che nella parte posteriore ci sono veramente tante di quelle porte per connettere la qualsiasi. Abbiamo la porta per connettere il cambio, quella per connettere i pedali e anche la porta per connettere il freno a mano. Nella parte frontale troverete solamente il tasto per accendere e spegnere la base, tasto che ha anche la funzione di switchare tra PC e console. La luce rossa indicherà che siete nella modalità PC, mentre la luce verde indicherà che siete nella modalità Xbox nel mio caso. Però esiste anche la versione per PlayStation. Questa forma a cubo aumenta la versatilità di ancoraggio alla postazione. Effettivamente il CSL DD si può ancorare in tre modi. Modo tradizionale classico, poggiato sulla mensola della postazione. Nel secondo modo viene stretto tra le staffe laterali e quindi diventa parte integrante della postazione. Oppure nel terzo modo, che è quello che preferisco, ancorata frontalmente alla staffa tramite i quattro fori presenti sulla base. Mi è piaciuta inoltre la scelta di mettere un mozzo più lungo per dare più spazio alle mani e così da evitare quei tocchi accidentali nelle fasi di controsterzo. Per quanto riguarda il software, oltre ad avere una miriade di settaggi per quanto riguarda filtri e potenza feedback e quant'altro, avrete la possibilità di registrare 5 profili. Sì, perché tendenzialmente ogni simulatore ha le sue impostazioni dedicate, quindi avere il vantaggio di non dover ogni volta modificare tutto nel profilo significa non stare lì a perdere tempo a modificare impostazioni se passate da un simulatore a un altro. Vi basterà semplicemente o dal volante spostarvi dal set 1 al set 2 eccetera fino al set 5 o direttamente dal software Fanatec. Cosa mi è piaciuto? In primis la base è talmente piccola che dietro al volante è quasi invisibile. In pratica non avverto mai la presenza. Poi devo dire che anche la potenza di 8 Nm è buona, infatti non riesco mai a andare sopra l'80% del force feedback, in nessun caso. 80% che è anche una soglia, diciamo, limite per quanto riguarda il clipping. Vi consiglio di non andare mai sopra l'80% per evitare perdite di segnale. Un'altra cosa che mi è piaciuta è la silenziosità. Non avendo ingranaggi, ventole e cinghie, praticamente non fa rumori di alcun tipo, quindi i vicini, tutto a posto. Ovviamente se abitate in un condominio. Cosa andrebbe migliorato? Il mozzo nella mia versione non è perfettamente in asse. Non si sente assolutamente durante la guida, ma era giusto segnalarlo. Un'altra cosa che mi manda in bestia è che con la macchina ferma, accesa, non riesco mai a tenere il volante al centro. Probabilmente nella mia base un magnete si trova in quel punto e quindi fa questo piccolo difetto. Un'altra cosa da segnalare, per chi fosse abituato ai volanti a cinghia, è quell'effetto granuloso che si sente con il volante spento. Effetto che non si sente tanto una volta messa l'auto in movimento. E per ultimo è che ogni tanto mi succede di perdere il force feedback. Ok, il segnale dopo 2-3 secondi ritorna e amici come prima. Il problema è quando succede nella fase di inserimento. E lì, ciao ciao! Allora andiamo alle conclusioni. A chi consiglio di acquistare una base CSL DD da 8 Nm?
Lo consiglio sicuramente a chi ha una vecchia base CSL e voglia fare un upgrade. Mentre già vi posso dire che chi possiede una CSV 2.5 non credo troverebbe tanta differenza. Per chi volesse acquistarla come prima base, gli consiglierei di valutare il bundle che propone Fanatec: volante, base e pedali. Ma soprattutto di andare a guardare anche le altre proposte dei competitors come Trustmaster, Moza, Logitech e anche altri. Una cosa molto importante secondo me è che la base abbia una tale potenza da soddisfare le sensazioni alla guida. Credo che 8 Nm sia il minimo indispensabile. Bene ragazzi, spero che questo video recensione vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali basi utilizzate e come vi trovate soprattutto. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, se non vi è piaciuto pure, e noi come sempre ci vediamo in pista.